Buonasera a tutti, sono Lucas e oggi sono davvero emozionato perché ho una notizia incredibile da condividere con voi, una notizia che cambierà completamente la mia vita. Ciao ascoltatori di Wow Podcast Italian. Sono Mia e vi do il benvenuto a questo nuovo episodio. Lucas, ti vedo così felice. Gli occhi ti brillano. Cos'è successo? Racconta subito. Mia, finalmente è arrivato il momento che aspettavo da mesi. La prossima settimana mi trasferisco a Milano, ho accettato un nuovo lavoro fantastico e inizio questa grande avventura. Non ci posso ancora credere. Wow, che bellissima notizia! Milano è una città fantastica, piena di vita e opportunità. Ma dimmi, come ti senti in questo momento? Sei pronto per questo grande cambiamento? Hai emozioni contrastanti? Sai, Mia, è davvero strano. Sono felicissimo, ma anche un po' nervoso. È la prima volta nella mia vita che cambio città per lavoro. Ho tante emozioni diverse che si mescolano. A volte sono euforico, altre volte un po' spaventato. Ti capisco perfettamente, è completamente normale. Ascoltatori, voi avete mai cambiato città? Avete mai lasciato la vostra casa per una nuova avventura? Come vi siete sentiti? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo leggere le vostre esperienze. Lucas, raccontami. Cosa ti emoziona di più di Milano? Cosa ti fa sognare? Beh, sono entusiasta di scoprire una cultura completamente nuova, posti che ho visto solo nelle foto, persone interessanti. Milano è famosa in tutto il mondo per la moda, l'arte contemporanea, il cibo incredibile, il design. E poi c'è il Duomo, quella meravigliosa cattedrale gotica che ho sempre sognato di vedere da vicino, di toccare con le mie mani. È vero! Il Duomo è spettacolare! Io ci sono stata 2 volte e ogni volta rimango senza parole. E poi Milano ha una scena culturale incredibile. Teatri, musei, gallerie d'arte. Ma dimmi una cosa importante. Hai già trovato un appartamento? Perché cercare casa in una nuova città può essere davvero difficile e stressante. Sì, questa è stata la parte più complicata e stressante di tutto il processo. Ho cercato online per settimane e settimane, guardando centinaia di annunci, confrontando prezzi, quartieri, distanze. Alla fine ho trovato un piccolo appartamento carino vicino alla stazione centrale. Non è molto grande, solo 45 metri quadrati, ma è luminoso, moderno e perfetto per iniziare questa nuova avventura. Che bello! 45 metri quadrati sono sufficienti per una persona! E com'è il quartiere? È sicuro? È vivace? Hai potuto visitarlo prima di firmare il contratto? Sì, fortunatamente sono riuscito ad andare a Milano 2 settimane fa per vedere l'appartamento e poi il quartiere. Il quartiere è molto vivace e multiculturale. Ci sono molti negozi piccoli e grandi, bar accoglienti, ristoranti di ogni tipo, dal cinese all'italiano tradizionale. E la cosa migliore, quella che mi ha convinto definitivamente, è che posso andare al lavoro in metropolitana, solo 15 minuti di viaggio, non devo nemmeno cambiare linea. Fantastico! La metropolitana è così comoda e veloce. Eviterai tutto lo stress del traffico milanese. Ascoltatori, qual è il vostro mezzo di trasporto preferito quando vivete in una grande città? Metro, autobus, bicicletta o camminate a piedi? Scrivetecelo nei commenti. Lucas, cambiamo argomento. I tuoi amici e la tua famiglia come hanno reagito quando hai detto loro questa notizia importante? Beh, le reazioni sono state diverse e molto interessanti. All'inizio mia madre era un po' triste e preoccupata. Lei vive ancora nella mia città natale dove sono cresciuto e Milano è lontana circa 300 chilometri. Saremo distanti e non potremo vederci ogni settimana come facciamo ora. Ma poi, dopo qualche giorno, ha capito che è una grande opportunità per la mia crescita personale e professionale e ora mi supporta completamente. I miei amici invece sono stati felicissimi fin dal primo momento. Alcuni hanno già programmato di venirmi a trovare il primo mese. Che dolce tua madre! Le mamme sono sempre così. È normale che sia un po' triste all'inizio, ma è bellissimo che ti supporti e creda in te. E che bello che i tuoi amici vogliano visitarti così presto. Hai già pianificato cosa fare quando arriveranno? Quali posti vuoi mostrargli? Certo, ho già una lista lunghissima nella mia mente.
Voglio portarli a vedere tutti i posti famosi e iconici di Milano. Il Duomo, ovviamente, dove possiamo anche salire sul tetto, il Castello Sforzesco con i suoi musei e il parco bellissimo, la Galleria Vittorio Emanuele con i suoi negozi di lusso e la cupola di vetro. E voglio anche portarli nel quartiere di Brera, quello degli artisti. E ovviamente mangiare il vero risotto alla milanese, l'osso buco, la cotoletta alla milanese e comprare il panettone artigianale. Il risotto alla milanese con lo zafferano. Ora mi hai fatto venire davvero fame. La cucina milanese è deliziosa. Ma dimmi una cosa, Lucas. Cosa ti mancherà di più della tua vecchia città? Quali sono le cose o le persone che ti mancheranno? Questa è una domanda davvero difficile, Mia. Mi mancheranno sicuramente le persone che conosco da sempre, i miei amici d'infanzia, i vicini gentili, i miei posti preferiti dove ho tanti ricordi, la mia caffetteria dove andavo ogni mattina e dove il barista conosceva già il mio ordine senza che io parlassi. E mi mancherà anche la tranquillità generale. Sai, la mia città è piccola, tutti si conoscono, il ritmo è lento e rilassato. Milano, invece, è una metropoli, una grande città, molto più grande, più veloce, più caotica. È vero. Il ritmo di vita è completamente diverso in una grande città come Milano. Tutto è più veloce, le persone camminano velocemente, sono sempre di fretta. Ma sai una cosa, Lucas? Questo è anche eccitante e stimolante. Ogni giorno sarà una nuova avventura, una nuova scoperta. Non ti annoierai mai. Ma dimmi sinceramente, hai paura di qualcosa? C'è qualcosa che ti preoccupa? Sì, devo essere onesto, ho un po' paura di sentirmi solo all'inizio, soprattutto i primi giorni e le prime settimane. Non conosco assolutamente nessuno a Milano, neanche una persona. Dovrò fare nuove amicizie partendo da zero, creare nuove abitudini quotidiane, trovare nuovi posti dove mi sento a casa, ma allo stesso tempo sono anche molto curioso e eccitato di vedere chi incontrerò, quali persone entreranno nella mia vita. Capisco perfettamente la tua paura. Sentirsi soli in una nuova città è normale, soprattutto all'inizio quando ancora non conosci nessuno. Ma sono assolutamente sicura che conoscerai persone fantastiche e interessanti che diventeranno tuoi amici. Milano è piena di gente da tutta Italia e dal mondo. Hai già pensato concretamente a come farai amicizia? Hai qualche strategia? Sì, ho fatto molte ricerche online e ho letto molti consigli. Ho scoperto che ci sono tantissimi gruppi organizzati per sport di ogni tipo, corsi di lingua per praticare lingue straniere, eventi culturali gratuiti, aperitivi per conoscere nuove persone. Io personalmente amo molto giocare a calcio. È la mia passione da quando ero bambino. Quindi penso di unirmi a una squadra amatoriale che gioca nel weekend. È un modo perfetto per conoscere persone con interessi simili ai miei. Ottima idea! Lo sport è davvero perfetto per socializzare e creare legami. Quando giochi in una squadra, condividi emozioni, vittorie e sconfitte. Ascoltatori, come fate voi a fare nuove amicizie quando siete in un posto completamente nuovo? Quali sono i vostri metodi? Condividete i vostri consigli pratici nei commenti. Potrebbero aiutare Lucas e altre persone. Lucas, cambiamo argomento. Parliamo del tuo nuovo lavoro. Raccontami qualcosa di più. Sono davvero entusiasta del nuovo lavoro. Lavorerò in un'azienda moderna di tecnologia e innovazione digitale. È esattamente il settore che amo, quello in cui voglio crescere. L'azienda sviluppa applicazioni mobili e soluzioni software per aziende internazionali. Il team sembra molto giovane, dinamico, creativo e collaborativo. Ho già parlato al telefono con il mio futuro capo, ho fatto un colloquio video e sembra una persona molto gentile, aperta, che dà fiducia ai suoi collaboratori. Che meraviglia! Un nuovo lavoro stimolante in un settore che ami profondamente, in una città nuova piena di opportunità. È davvero l'inizio di un nuovo capitolo importante della tua vita. È come chiudere un libro e aprirne uno nuovo. Sì, esattamente. È proprio come iniziare un libro completamente nuovo, con personaggi nuovi, una trama sconosciuta. Non so esattamente cosa succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ma sono pronto a scoprirlo, pagina dopo pagina. Questa è davvero la mentalità giusta, positiva e aperta. E dimmi una cosa pratica. Quando parti esattamente? Tra quanti giorni? Hai già preparato le valigie o sei in ritardo come sempre? Mi conosci troppo bene. Parto lunedì prossimo mattina presto. Le valigie? Beh,
Questa è tutta un'altra storia complicata. Ho così tante cose accumulate negli anni, vestiti, libri, ricordi, oggetti. Non so cosa portare con me a Milano e cosa lasciare qui dai miei genitori. È un vero disastro. La mia camera sembra una zona di guerra. Ah, lo capisco perfettamente. Fare le valigie per un trasferimento definitivo è sempre tremendamente complicato. È diverso da preparare una valigia per una vacanza. Hai qualche consiglio pratico per i nostri ascoltatori che magari stanno per trasferirsi o stanno pensando di farlo? Sì, il mio consiglio principale, basato sulla mia esperienza di queste settimane, è questo. Portate con voi solo le cose veramente importanti, quelle che hanno un valore emotivo o pratico. Non sovraccaricate le valigie. Potete comprare molte cose nuove nella città nuova, è anche un modo per iniziare fresco. E soprattutto non abbiate paura del cambiamento. So che fa paura, lo capisco. Ma è anche un'opportunità incredibile, unica, per crescere come persone, per scoprire chi siete veramente. Bellissime parole, Lucas. Sagge e vere. Ascoltatori, cosa ne pensate di questo argomento? Avete mai avuto paura di un grande cambiamento nella vostra vita? Come l'avete affrontato? Quali strategie avete usato? Vogliamo assolutamente leggere le vostre storie personali nei commenti. Sì, per favore, raccontateci le vostre esperienze. Le vostre storie possono aiutare anche me in questo momento. Possiamo imparare gli uni dagli altri. Assolutamente. Siamo una comunità. Lucas, ho un'ultima domanda importante prima di salutarci. Qual è il tuo sogno più grande, il tuo desiderio più profondo per questa nuova avventura a Milano? Il mio sogno, quello che immagino ogni sera prima di dormire, è costruire una vita bella, piena e significativa a Milano. Voglio crescere professionalmente, diventare bravo nel mio lavoro, imparare cose nuove. Voglio fare amicizie vere, profonde, non superficiali. Voglio esplorare tutta l'Italia nei weekend, visitare città che non conosco. Voglio imparare cose nuove ogni singolo giorno, uscire dalla mia zona di comfort. E chissà, magari tra qualche anno Milano non sarà più solo la città dove lavoro, ma diventerà davvero la mia casa, il posto dove mi sento a casa. Che sogno bellissimo e profondo! Sono assolutamente sicura che realizzerai tutto questo e anche di più. Hai la mentalità giusta, ascoltatori. Facciamo tutti insieme un grande, grandissimo in bocca al lupo a Lucas per questa fantastica nuova avventura. Scrivete nei commenti i vostri auguri sinceri e i vostri consigli. Grazie infinite Mia, grazie per il tuo supporto e grazie a tutti voi che ci ascoltate con fedeltà. Siete fantastici. Vi prometto che vi terrò aggiornati sulla mia avventura milanese. Vi racconterò tutto. Perfetto. E noi non vediamo assolutamente l'ora di sentire le tue prossime storie direttamente da Milano. Ascoltatori meravigliosi, continuate a praticare il vostro italiano ogni giorno, anche solo 10 minuti. Guardate i nostri video, ascoltate i nostri podcast e ci vediamo molto presto nel prossimo episodio di Wow Podcast Italian. Ciao a tutti e a prestissimo. Ciao! E ricordate sempre, non abbiate mai paura di nuove avventure. La vita è una sola.